Come preparare un concerto in poco tempo? Io sono Cristina Cavalli, sono una pianista e un'insegnante di pianoforte e in questa parte del mio canale si parla di musica, di pianoforte ovviamente, ma anche di temi che ci girano un po' intorno. Se ti piacciono e ti interessano questi argomenti, iscriviti al mio canale e rimaniamo in contatto. Come preparare un concerto in poco tempo? Io mi riferisco a un concerto di musica classica. Io sono una pianista classica, quindi se stai cercando un consiglio per preparare concerti pop o di altri generi di musica, questo non è il video per te. Piccolo disclaimer, io non sto cercando in questo video di dire che ci devi mettere poco tempo per preparare il concerto. Sto cercando di darti dei consigli su una situazione diversa, ovvero quando ti ritrovi effettivamente con poco tempo per preparare un concerto per qualche ragione imprevista, perché la vita funziona un po' così. Sappiamo tutti che vorremmo avere 8 anni di 10 ore al giorno per preparare le cose, ma non è neanche detto che sarebbe così entusiasmante poi, ma al lato pratico poi ti capiterà spesso nella professione di dover suonare preparando le cose in un battibaleno, oppure che le situazioni cambino, che intervenga insomma qualche fattore esterno che riduce il tempo a disposizione e lascia fissa invece la data del concerto. Allora, partiamo dallo sfatare un mito. L'idea che tu debba studiare 6-7 ore al giorno fino al giorno prima del concerto è un qualcosa di completamente errato, perlomeno secondo me è la mia esperienza. In realtà, se hai preparato già il tuo repertorio, non hai assolutamente bisogno di tutte queste ore di studio, anzi, che potrebbero addirittura in qualche modo danneggiarti a seconda dell'occasione. Se stai preparando il Van Cliburn ovviamente è diverso, ma in una situazione in cui prepari un recital tra virgolette normale non ce n'è assolutamente bisogno. Per di più in realtà ti troverai spesso a dover suonare non solamente magari a freddo in qualche situazione, ma anche senza aver potuto studiare il giorno prima. Allora inizia a entrare nell'ordine di idee che quest'idea di dover provare tutto il programma fino all'ultimo minuto è qualcosa di puramente psicologico. Facciamo un passo indietro e andiamo al momento in cui stabiliamo il programma di questo concerto incredibilmente ravvicinato. È difficile definire un tempo preciso. Per qualcuno poco tempo per preparare il concerto può voler dire un mese o 2 settimane e per qualcuno un tempo più lungo. Quello che non cambia è l'operazione preliminare, che è l'autovalutazione, e cerchiamo di farla lasciando un po' di margine. Che cosa voglio dire? A tutti noi, me compresa, piace pensare di suonare magari tutto un repertorio nuovo, di mettere su il tal pezzo, la tal sonata, la tal serie e normalmente siamo tutti piuttosto ottimisti sul tempo reale che ci metteremo a fare questa operazione e anche spesso sul tempo reale a disposizione che avremo. Quindi ti invito a fare questa operazione un pochino al ribasso. Cerca di pianificare un po' meno di quello che potresti fare, sia a livello di tempo, sia a livello di quantità di lavoro da fare. 5 buone pratiche che ti possono aiutare in questo. Numero 1. Cerca di scegliere un programma per quanto possibile collaudato. Se la data del concerto è piuttosto vicina, evita di mettere in programma tanto repertorio nuovo. Ovviamente questo dipende dalla tua preparazione, dal tuo livello, dalla tua esperienza finora, ma cerca ad ogni modo di non fare programmi eccessivamente entusiastici di cui poi ti pentirai quasi sicuramente. In linea generale io ti direi di non mettere il repertorio in un recital completo di più o meno 60 minuti più di un paio di pezzi nuovi a seconda del grado di difficoltà. Esempio pratico, a me è capitato di recente di dover preparare un recital che in realtà era programmato da tempo, ma per questioni Covid era stato rimandato diverse volte per poi alla fine rimanere confermato un po' all'ultimo momento. Quindi ho avuto, diciamo, più o meno 3 settimane per prepararlo, che è un tempo piuttosto lungo, ma 3 settimane in cui le ore a disposizione erano non più di una, a volte 2 al giorno. In questa condizione ho scelto di suonare 2 pezzi nuovi, uno che avevo già incominciato da un po' e l'altro che ho messo su ex novo. È stata un'impresa non semplice, comunque è andata a buon fine, sono stata contenta poi del risultato, ma da fare esclusivamente se avete già un minimo di esperienza
con quello che è poi il confronto reale con il concerto a stretto giro. Altrimenti desistete, cercate di mantenere un pochino i remi in barca e di suonare opere che avete già collaudato diverse volte. Seconda buona pratica, considerando che il tempo è limitato sia a livello di arco temporale che di quantità di tempo quotidiana da dedicare allo studio, parti a studiare dalle urgenze, da quelle cose che devono assolutamente essere messe in piedi per prime. Altro esempio, uno dei pezzi nuovi che io ho deciso di suonare in quest'ultimo concerto di Vienna è stato un pezzo di Franck che ha al centro una fuga. Sono naturalmente partita a studiare direttamente la fuga a memoria e poi mi sono dedicata al resto. Una volta però esaurite le urgenze, tieni presente che anche le cose vecchie vanno comunque riprese in una certa maniera, quindi non darle mai per scontate, dire sì, tanto questo l'ho già suonato, quindi vado tranquillo, viaggio sull'olio. No, attenzione, cerca di riprenderti per tempo magari i passaggi che sai essere complicati, quei punti che ti costano più sforzo e poi arrivi a dare un'altra visione globale all'opera. La terza pratica che ti consiglio è abbastanza controintuitiva ma molto efficace, è quella di studiare direttamente in esecuzione. Parlo di una situazione in cui il tempo è davvero molto poco e non hai assolutamente modo di studiare in maniera dedicata e dettagliata ogni passaggio per tanto tempo, posto che i passaggi fondamentali siano comunque risolti, altrimenti ovviamente dedica del tempo a risolverli. Cerca poi di fare mantenimento di quei passaggi direttamente in esecuzione. Io con un'ora al giorno, un'ora e mezza al giorno non potevo assolutamente permettermi di studiare mezz'ora o 40 minuti un passaggio. Avevo bisogno di studiare al contempo anche l'esecuzione, quindi ho unito le due cose. Non è assolutamente vero che eseguire implica il non studiare, dipende sempre da come lo fai. Se lo fai in maniera molto ben fatta, con un certo focus mentale, può assolutamente servire come studio anche l'esecuzione. Questa pratica è dedicata, è meglio specificarlo, forse a chi ha già un livello più o meno professionale. Va da sé che non funziona allo stesso modo per una persona che non ha un livello medio superiore, che si sta ancora dedicando a prendere confidenza con le prime armi. Ma mi permetto di dare un po' per scontato che nella situazione di avere poco tempo per preparare un concerto intero e vero e proprio ci si trova una persona che è quantomeno ai corsi superiori, almeno a quelli che c'erano nel vecchio ordinamento, perché ora è un po' diverso. Quarta pratica molto produttiva nel capire come preparare un concerto in poco tempo. Pensa e agisci costantemente come se fossi già sul palcoscenico. Questo in parole molto più povere vuol dire massima concentrazione. Vuol dire che in neanche 5 minuti dello studio che farai in questo breve periodo che ti separa dal palcoscenico dovrai studiare dicendo sì, tanto poi ripeto. No, cerca di studiare anche se suoni a tempo ridotto, anche se suoni il passaggio in fase di puro studio. Cerca di immaginare di essere in sala, di essere davanti al pubblico, di essere nella identica situazione in cui sarai quel giorno. Quindi non giochi coi capelli, non incroci le gambe, non ripeti l'errore, cerca proprio di non farlo l'errore. Anche questo è abbastanza controintuitivo, ma prova a farlo davvero e noterai delle differenze molto importanti. Ultima pratica, ma non meno importante, anzi è quella che ti permette di realizzare quasi tutte le altre. Elimina dal tuo osservatorio di tempo le perdite giganti che spesso hai senza nemmeno rendertene conto. Questo lo sanno molto bene i miei allievi ad libitum, ma penso effettivamente di non aver mai condiviso in maniera free qualcuno di questi sistemi di organizzazione del tempo, qualcuna di queste strategie che effettivamente forse dovrei almeno in piccola parte condividere perché a me hanno veramente cambiato la vita. Cerca di identificare assolutamente i momenti in cui c'è un drenaggio di tempo nelle tue giornate. All'inizio ti sembrerà che non ci sia, è sufficiente che tu prenda a mano il tuo cellulare e dia un'occhiata alla quantità di screen time, di tempo che passi sullo schermo ogni giorno e già inizierai a cambiare idea. Inutile dire che il cellulare in questi momenti in cui fai studio concentrato per preparare il concerto
A meno che non ci siano emergenze di vita o di morte, deve rimanere completamente chiuso offline. Niente notifiche né digitali né umane, possibilmente, niente distrazioni di qualsiasi tipo. Se è un quarto d'ora, che sia un quarto d'ora produttivo, se è un'ora, che sia un'ora produttiva. Non può essere un'ora passata a vedere le notifiche dei social o essere disturbati dalla prima persona che passa. Neanche se è tua madre, neanche se è il tuo moroso, neanche se è il tuo cane, se è il tuo vicino che sale per dirti che stai disturbando, lo mandi via, gli chiudi la porta in faccia cortesemente e gli dici che torni dopo un'ora, un'ora e mezza, il tempo di prepararti allo scontro. Queste sono le tecniche che funzionano per me. Fammi sapere quali sono le tue, se ne hai, se hai qualche accorgimento particolare che ti torna utile nel momento in cui devi preparare un concerto in poco tempo. Scrivimelo nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale adesso perché ci saranno tanti contenuti interessanti e noi ci vediamo alla prossima.